Il cinema non sarebbe stato lo stesso senza i muscoli. Pensateci, prima di supereroi in CGI ed effetti digitali, c'erano uomini veri che scolpivano il loro corpo fino a sembrare vere e proprie statue viventi. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Steve Reeves. Ognuno ha portato sul grande schermo non solo forza, ma una nuova idea di eroe. In questo video vi porterò dietro le quinte dei fisici che hanno cambiato per sempre Hollywood ed il rapporto tra il cinema e il bodybuilding. Nato a Glasgow nel 1926, Steve Reeves è stato il simbolo del fisico classico e dell'armonia muscolare. Vincitore del Mr. Universe nel 1950, Reeves portò sul grande schermo la perfezione estetica con il film Hercules del 1958, diventando l'idolo di intere generazioni e numerose celebrità, tra cui Stallone stesso. Il suo fisico era proporzionato, funzionale ed incredibilmente elegante, frutto di allenamenti metodici fatti di esercizi fondamentali e molto innovativi, eseguiti con la massima precisione. Oltre alla palestra, Reeves praticava arti marziali ed equitazione, attività che gli fecero sviluppare forza, coordinazione e flessibilità. Negli anni 60 Reeves divenne un'icona italiana del peplum, interpretando ruoli di eroi mitologici come quelli di Enea, Ercole e Romolo. Negli ultimi anni della sua vita si impegnò nella lotta al doping, diffusissimo nel campo del bodybuilding, e si occupò anche di un allevamento di cavalli. La sua disciplina, gentilezza e dedizione lo resero un esempio per molti giovani bodybuilder e non solo, consolidando il suo status di icona del bodybuilding e del cinema internazionale. Nato a Leeds, nel Regno Unito nel 1928, Reg Park si distinse subito per una fisicità massiccia e compatta, vincendo 3 volte Mr. Universe. Sul grande schermo, proprio come Reeves, interpretò diversi eroi mitologici, come Ercole e Maciste, diventando un volto familiare per gli amanti del cinema epico degli anni 50 e 60. Park era famoso per il suo equilibrio tra forze e dimensioni. Il suo allenamento, infatti, si basava su pochi esercizi fondamentali, eseguiti con grande intensità e tecnica impeccabile, e inoltre teorizzò il cosiddetto allenamento 5x5. Umile e disponibile, Reg non solo ispirò il pubblico con il suo fisico impressionante, ma trasmise anche ai giovani atleti, tra cui Arnold Schwarzenegger, di cui fu mentore e maestro, la sua filosofia di allenamento e di vita. La presenza scenica e l'estetica muscolare lo resero perfetto per interpretare eroi leggendari, rendendolo un'icona assoluta del cinema e del bodybuilding internazionale. Nato a Thal, in Austria, nel 1947, Arnold Schwarzenegger è forse il più celebre bodybuilder della storia e un'icona globale del cinema d'azione. Vincitore di 7 titoli del Mr. Olympia, Arnold portò il bodybuilding al grande pubblico tramite il docufilm Pumping Iron, che segue i giorni precedenti alle elezioni del Mr. Olympia del 1975. La carriera cinematografica di Arnold esplose poi nel 1982 con il film Conan il Barbaro e successivamente con Terminator del 1984, nei quali il corpo muscoloso del culturista austriaco divennero parte integrante della narrazione cinematografica. Oltre agli allenamenti intensi, Arnold dedicava molto tempo allo studio della dizione e della recitazione, per rendere ogni ruolo credibile e spettacolare. Per queste motivazioni divenne in poco tempo l'idolo di ogni ragazzo degli anni 70 e 80 e con la sua determinazione dimostrò che non importa da dove parti, poiché con impegno, sacrificio e duro lavoro si può arrivare ovunque. Nato a New York nel 1946, Sylvester Stallone è diventato famoso come simbolo del cinema d'azione e della determinazione fisica, grazie a ruoli come quelli di Rocky e Rambo. Pur non essendo un bodybuilder puro come Arnold e Reeves, Stallone plasmò il suo corpo con un allenamento intenso e realistico, basato sul Wither System of Training, che gli permise di rendere credibili personaggi come Rocky Balboa e Lincoln Hawk. La sua dedizione non si limitava alla palestra. Stallone scrisse la sceneggiatura di Rocky in pochissimi giorni
e nonostante vivesse in condizioni di povertà estrema, rifiutò ogni offerta di acquisto per la sceneggiatura e insistette al fine di poter interpretare il ruolo del protagonista, allenandosi duramente fino ad ottenere un fisico scolpito che convincesse il pubblico della veridicità del suo personaggio. L'energia, la disciplina e la capacità di raccontare storie di perdenti che diventavano vincitori attraverso il fisico muscoloso e l'espressione quasi sempre seria lo resero un'icona mondiale del cinema d'azione e non solo, ed un esempio di come la passione ed il sacrificio possano cambiare la vita per sempre. Nato nel 1951 a New York, Lou Ferrigno è conosciuto in tutto il mondo come l'Hulk degli anni 70 e come uno dei bodybuilder più iconici della Golden Era. Vincitore di Mr. Universe nel 1973 e 74, Ferrigno riuscì a combinare forza e proporzioni in un fisico grosso come una montagna e duro come pietra, che gli permise di affrontare il mondo del cinema con un incredibile impatto visivo. Da bambino Ferrigno soffrì di problemi uditivi causati da un'importante infezione che lo portarono nel tempo ad una completa sordità dell'orecchio sinistro e a subire veri e propri atti di bullismo da parte dei suoi coetanei, ma il bodybuilding gli diede sempre sicurezza e forza. Sul set di Hulk, oltre a dover recitare con il costume e il trucco, dimostrò disciplina e carisma unici, diventando una leggenda non solo per la sua massa muscolare, ma anche per la presenza scenica e la determinazione nel superare ogni ostacolo. Se questo viaggio tra cinema e bodybuilding vi ha appassionato, vi invito ad iscrivervi al canale per scoprire altre storie incredibili di leggende, attori e muscoli. Commentate qua sotto nei commenti scrivendo quali di queste icone conoscevate già e quali no, ed attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Stay strong!